Buongiorno, grazie di essere venuti. Un'immagine vale più di 1000 parole, si dice. Il problema è quali parole. I discorsi sono fatti di parole. I discorsi dei politici dovrebbero essere parole particolarmente importanti. Oggi, che viviamo nella civiltà dell'immagine, spesso queste ultime sostituiscono le parole, impoverendole. Si è determinato in questo paese un fenomeno chiamato politica spettacolo ed è un fenomeno che è iniziato parecchi anni fa. Come diceva Lucia, io nel mio ultimo libro ho trattato questo argomento, cioè come si è passati da una politica, da un discorsi di politici, quindi da un rapporto tra cittadini e classe dirigente fatto su discorsi per lo più scritti, a tweet, a dirette su Facebook, a Instagram e così via. Innanzitutto bisogna partire da un assunto. La natura della politica degli anni 70 era profondamente diversa rispetto a oggi. Guardate questi qui. Allora, voi siete giovani, nella riga prima ci sono i simboli dei partiti che erano presenti nel panorama politico italiano fino, diciamo, a 92, a Tangentopoli, negli anni 70. Democrazia Cristiana, Partito Comunista, Partito Socialista, Movimento Sociale Italiano, Partito Repubblicano. Sotto, e li conoscete bene, Movimento 5 Stelle, PD, Lega di Salvini, Forza Italia e Liberi Uguali. Sono i simboli dei partiti attuali. Che differenza c'è tra i simboli dei partiti degli anni 70 e quelli attuali? Ve lo dico io. I primi sono simboli, cioè il loro significato rimanda ad altro. Il simbolo è un qualcosa il cui significato è rimandato ad altrove. La Democrazia Cristiana, che era il partito cattolico, la croce, simbolo del cattolicesimo, c'era lo scudo che difendeva la croce, quindi lo scudo difendeva i valori cristiani. Infatti si chiamava Democrazia Cristiana. La falce e il martello del Partito Comunista simboleggiava l'unione tra i contadini, la falce, e gli operai, il martello. Il simbolo del PSI, c'è un sole sullo sfondo, il sole dell'avvenire, immagine simbolica per definizione. La fiamma della destra italiana, la fiamma è testimonianza. La fiamma arde davanti alla tomba del milito ignoto, quindi la fiamma è testimonianza, l'MSI era un partito di testimonianza. Erano simboli. Quelli attuali sono marchi. Il marchio serve solo per farsi riconoscere, ma non ha altro significato. Se io vi dico una mela morsicata, che a voi cosa vi viene in mente? Apple. Se vi dico una M dorata, McDonald's. O una conchiglia, la Shell. Ma non hanno un altro significato. Serve per identificare che quando voi vedete un computer con una mela morsicata sapete che è un Apple. Ma non ha un altro significato. La differenza è tra marchio e simbolo. Ed è una differenza profonda. Perché il marchio, non rimandando ad altro, non ha neanche una grossa importanza valoriale, non ha valore. Quello che caratterizzava gli anni 70 era anche un'appartenenza forte dei cittadini alla vita politica. Gli iscritti ai partiti politici in Italia negli anni 70 superavano i 5 milioni di persone, cioè 5 milioni che prendevano, dando dei soldi, una tessera di un partito politico. Oggi arriviamo tutti insieme, Movimento 5 Stelle, PD, Lega, Forza Italia, a 400.000 e probabilmente il dato è sovrastimato. Ideologia e appartenenza forte erano le due caratteristiche della politica di quegli anni, ma non dei partiti, della partecipazione politica. Va bene? Oggi non esiste più né l'una né l'altra. Non esistono le ideologie e l'appartenenza è inesistente.
il legame è assolutamente debole, tanto è vero che assistiamo anche a variazioni molto forti nel voto. In quegli anni era anche un sistema proporzionale, ma lo spostamento era dell'1, 2, 3% dei voti. Oggi abbiamo visto, Renzi è partito dal 40 e nel giro di qualche anno è arrivato al 18, Salvini era al 17, oggi al 32, domani non si sa. I 5 Stelle in 5 anni sono arrivati in 6 anni al 32% e così via. Perché quello che, salvo un po' Alberto Di Giussano per la Lega, che peraltro è un partito dell'83, è nato nell'83 la Lega, tutti gli altri sono marchi. Servono solo a distinguersi uno dall'altro, ma perché devi votare per me e non per lui. Non c'è un contenuto forte, ok? Tenete anche presente una cosa. Negli anni 70, da un punto di vista della comunicazione, visto che questo è il tema della giornata, eravamo in un deserto mediatico. La RAI aveva 2 canali, uno che si chiamava Programma Nazionale e uno che si chiamava Seconda Rete. Iniziavano le programmazioni alle 10 del mattino, alle 2 del pomeriggio la TV rimaneva spenta fino alle 5. Cioè, quando ripartiva c'era questa sigla qui. Cioè, lo so che sembra incredibile, la televisione rimaneva spenta dalle 2 alle, cioè non trasmetteva. E alle 11 di sera spenta. Quindi c'era un'unica trasmissione politica. Oggi siete bombardati, siamo bombardati dai talk show, no? Ne abbiamo uno per ogni rete e le reti sono decine. Allora ce n'era uno che si chiamava Tribuna Politica, dove in uno scenario tipo aula universitario con i giornalisti disposti a semicerchio, un politico si faceva intervistare, una domanda alla volta. Il conduttore era un notaio, cioè nel senso che raccomandava al giornalista di fare la brevità nella domanda o al relatore nella brevità nella risposta e finiva lì. La partecipazione era in luoghi chiamati sezioni, cioè tutte le settimane, io vengo da Bologna, nella mia città c'era una sezione del PC, una per ogni strada, ma anche di altri partiti c'erano le sezioni, perché si andava a discutere in sezione. Una riunione settimanale in cui si parlava di politica, in cui c'era il feedback della base nei confronti delle decisioni prese dal vertice e così via. Quindi la politica spettacolo non esisteva. Cioè il politico si preoccupava solo di quello che diceva, non di come lo diceva. Va bene? Anzi, siccome esistevano anche i giornali di partito, la DC aveva il Popolo, il PC aveva l'Unità, il PSI aveva l'Avanti e così via, molta gente prendeva il giornale e si leggeva 4 pagine del discorso del segretario. Oggi noi, se ci danno una pagina da leggere, ci sentiamo presi in ostaggio. Neanche al telegiornale c'erano i servizi. Quando lo speaker del telegiornale diceva il Presidente del Consiglio, veniva fuori la foto del Presidente del Consiglio, non c'era il servizio. E il telegiornale era il momento in cui si sapevano le notizie, cioè se accadeva una cosa alle 2 del pomeriggio, noi lo venivamo a sapere alle 8 di sera col telegiornale. E infatti si diceva, mio nonno diceva, vediamo cosa è successo oggi nel mondo. Perché il telegiornale non è come oggi che ha le notizie in tempo reale. Okay? Questo era lo scenario. E ripeto, in quello scenario la politica spettacolo era bandita. Poi arrivò un politico che è il vero padre della politica spettacolo. In realtà in quegli anni sono 2. Uno è Giorgio Almirante, che era il leader del movimento sociale italiano, che era oltretutto figlio di attori. Quindi, come dire, aveva dentro di sé il DNA del teatro. Però in quegli anni la destra era completamente bandita da ogni rapporto con gli altri partiti. Cioè l'MSI viveva proprio in un ghetto separato rispetto agli altri. In Parlamento i parlamentari degli altri partiti neanche parlavano con quelli dell'MSI, perché comunque
la guerra, la liberazione, il fascismo erano ancora abbastanza recenti. Marco Pannella, leader del Partito Radicale, rompe questi schemi. È il primo che si preoccupa non solo di quello che dice, ma anche di come lo dice. Adesso vi faccio vedere un video di Pannella che è legato a un avvenimento accaduto qui a Roma nel 77. Durante una manifestazione del Partito Radicale sul ponte Garibaldi verso Trastevere, all'inizio di Trastevere, a un certo punto qualcuno comincia a sparare, una cosa purtroppo molto frequente in quegli anni. Una giovane studentessa, Giorgiana Masi, 19 anni, che era lì con il suo fidanzato, rimane ferita mortalmente. Pannella accusa il ministro degli interni, Francesco Cossiga, poi futuro Presidente della Repubblica, di avere infiltrato degli agenti in Borghese che hanno aizzato la folla e hanno cominciato a sparare. Secondo invece il Ministero degli Interni, sono stati esponenti dell'area extraparlamentare di partiti dell'estrema sinistra che hanno sparato. Vi faccio vedere il video di tribuna politica straordinaria che la RAI concesse a Pannella dopo questi fatti. No. Vai? Dovrebbe esserci. Il 12 maggio, nel corso dell'aggressione delle forze dell'ordine contro migliaia di cittadini che volevano recarsi a Piazza Navona per firmare la richiesta degli 8 referendum abrogativi delle leggi fasciste, clericali, militariste e democristiane. Dalle ore 15, per 5 ore consecutive, la polizia di Cossiga ha sparato sulla gente, sui passanti, sui compagni, cercando il morto. Alle ore 20:05 c'è riuscita, con l'assassinio della compagna Giorgiana Masi. A proposito della conversazione televisiva dell'onorevole Pannella, un portavoce del Ministero dell'Interno ha dichiarato: le accuse dell'onorevole Pannella al Ministro dell'Interno e ai suoi non indicati complici di praticare la politica delle P38 e di ammazzare i passanti, le accuse ai poliziotti di essere assassini di poliziotti, le accuse allo Stato di inondare le strade di persone vestite come assassini, costretti ad apparire come lupi di cui si deve aver paura, sarebbero gravissime, ingiuriose ed infamanti se provenissero da altri. Pronunciate dall'onorevole Pannella sono solo indecenti, sconsiderate e inutilmente provocatorie. Fermo un attimo, per favore, ferma. No, stop. Vai avanti un po'. Non c'è No, andiamo avanti, se no. Il 12 maggio, nel corso dell'aggressione delle forze dell'ordine contro migliaia di cittadini che volevano recarsi a Piazza Navona per firmare la richiesta degli 8 referendum abrogativi delle leggi fasciste, clericali, militari. Adesso vedrete Pannella com'è vestito. Cioè, manda avanti senza audio. E democristiane. Allora, vai avanti. Dalle ore 15, per 5 ore consecutive, la polizia di Cossiga ha sparato sulla gente, sui passanti, vabbè, facciamo sui compagni. Stop, se no diventa stop. Allora, si è intravisto, Pannella si presenta con la camicia fuori, con la giacca in mano, un giacchettino che appoggia su una poltrona, che è impensabile già quello per quegli anni, perché si andava rigorosamente in giacca e cravatta in televisione, cioè non erano previste, anche oggi quello che voi vedete lo sdogana Pannella, cioè lui si presenta come quello che arriva a casa tua e infatti si mette seduto poi con i gomiti sulle ginocchia come un amico che arriva sul divano e comincia a fare un discorso che vi esorto ad andare a vedere, in cui non solo dice cose ovviamente pesanti, infatti il Ministero degli Interni fa fare un comunicato prima per mettere le mani avanti, ma le dice e anche come le dice. Cioè Pannella usa un tono confidenziale, la voce si alza, poi si abbassa, è un sussurro, è un ammiccamento, è entrare direttamente nelle case delle persone.
è un discorso che appunto non si occupa solo dell'aspetto verbale, ma anche dell'aspetto paraverbale, cioè come si dicono le cose, e dell'aspetto non verbale, cioè tutto quello che comunicano la gestualità, la postura, l'atteggiamento. Da questo punto di vista, ripeto, Pannella può essere considerato il padre della politica spettacolo in Italia. Siamo nel 1978, alla fine degli anni 70, e in quegli anni arrivano anche le televisioni private. Cioè una sentenza della Corte Costituzionale riconosce il diritto di avere una TV locale, in un anno ne nascono 267. Alla fine degli anni 70 un imprenditore milanese, Silvio Berlusconi, mette su una televisione privata che trasmette non in diretta, ma lui acquista tante TV locali che trasmettono lo stesso programma con una videocassetta registrata nello stesso momento, cioè simulano una diretta. Inizia una guerra infinita con la RAI, pretori che chiudono, vorrebbero chiudere alcune TV private di Berlusconi, Berlusconi che oscura le TV, proteste dei cittadini, eccetera. Insomma, nasce comunque un polo privato che viene rinforzato anche dall'acquisto di Italia 1 e di Rete 4. Italia 1 era di proprietà di un editore Rusconi e Rete 4 dell'Arnoldo Mondadori editore. Con l'avvento del polo della televisione privata, e arriva in quegli anni anche la televisione a colori in Italia comincia a trasmettere dal 1977, noi abbiamo ovviamente un aumento dell'importanza della televisione e della politica spettacolo, e contemporaneamente cominciano invece a sparire i cosiddetti comizi, cioè questi discorsi fatti nelle piazze che portavano decine di migliaia di persone e che oggi non si fanno più. La televisione comincia a trasmettere dalla mattina alla sera, i canali sono tanti, e questo comincia a far perdere terreno alle forme più tradizionali, le sezioni, i comizi, eccetera. Berlusconi stesso, come sapete, poi entra in politica. Lui fa il discorso della cosiddetta discesa in campo di Berlusconi del gennaio 1994, se lo andate a vedere, non solo è un discorso aideologico, nel senso che i valori vengono presi più dal mondo del marketing che non dal mondo della filosofia politica, ma lui appare con dietro una libreria. Ora, quella libreria non esiste. Nel senso che hanno fatto un set televisivo in un angolo della villa di Arcore e poi l'hanno smontato dopo che lui ha fatto questo discorso. Quindi la politica spettacolo nel giro di pochi anni comincia ad avere un ruolo, al punto che uno mette su un set. Il dibattito tra Berlusconi e Occhetto, che allora rappresentava la sinistra, il suo principale antagonista, moderato da Enrico Mentana, anche da questo punto di vista è emblematico della conoscenza delle tecniche televisive da parte di Berlusconi e dell'ignoranza dei suoi avversari. In televisione i colori che vanno sono il blu e il grigio, perché altri colori, parlo sempre dei vestiti degli uomini ovviamente principalmente, si dice che sparano, no? Ora Berlusconi Occhetto si presentò con un completo marroncino, che era una roba che era un pugno nell'occhio, e non si rese conto che in Italia si stava replicando un fenomeno che gli Stati Uniti conoscevano da almeno 30 anni, almeno dal periodo della sfida tra Kennedy e Nixon, che fu la televisione fondamentalmente a decidere. In quegli anni viene fuori anche un'altra cosa molto importante. Voi non sapete cos'è questo, siete troppo giovani. Questo è il primo personal computer apparso in Italia. Lo produceva una ditta inglese, la Sinclair, si chiamava ZX Spectrum, costava $280, ve lo dico per esperienza personale, perché un mio amico, avevo 15 anni nel 1980 e lui era mio coetaneo, mi telefonò, telefono fisso ovviamente, che il cellulare non c'era, e dice: oh, mio padre mi ha regalato lo Spectrum. Io sono volato a razzo a casa sua, non era distante ma sono stato più veloce ancora,
e c'era questo apparecchietto che si collegava al televisore. Fra l'altro per fare una funzione bisogna spingere 4 tasti, era una cosa complicata, però fu veramente il momento della svolta. Una delle svolte è l'arrivo del computer, non c'è dubbio su questo. La comunicazione comincia a cambiare volto con l'arrivo di questi apparecchi. Intanto scrivere un documento diventava più semplice. Perché voi tenete presente un'altra cosa, prima dell'epoca digitale ogni funzione era separata rispetto alle altre. Cioè io se volevo scrivere una relazione dovevo avere la macchina da scrivere. Se volevo mettere una foto dovevo fare una foto con la macchina fotografica e poi incollarla sopra, se andava bene. Una roba di questo tipo come le slide che vi sto presentando non era fattibile in alcun modo. L'arrivo del computer cambia la faccia della comunicazione e non solo. Quindi questo è un aspetto. Un secondo politico che cambiò il rapporto tra cittadini e istituzioni fu Sandro Pertini. Aspetta, fai andare questo per favore. Presidente della Repubblica da 1945. Vedete, intanto è seduto su una poltrona e non dietro una scrivania. Vi confesso che sono titubante a parlarvi perché non vorrei turbare la vostra festa in attesa del nuovo anno con note di tristezza. Ma perdura in me Stop un attimo. l'angoscia e il dolore. È un politico confidenziale, è il nonno, è quello, scusate se entro nelle vostre case, questo è il discorso di fine anno, no? State facendo una festa, ha la pipa in mano, è seduto alla poltrona, è un signore elegante perché Pertini poi all'epoca aveva più di 80 anni, 85, lui venne eletto che era molto anziano, 82 anni. Però fu uno dei politici che riavvicinò il popolo alle istituzioni. Nonostante tutto, però Pertini rappresentava una politica ben precisa, dei valori ben precisi. No? Quando incontrò i ragazzi della nazionale italiana alla finale Italia-Germania dell'82, il giorno prima, è rimasta famosa, no? Pertini che esulta, il giorno prima disse a Paolo Rossi, centravanti, io sono antimilitarista, tu però spara, domani spara perché dobbiamo fare gol, no? Però rivendicò di essere antimilitarista. In questo discorso lui attacca, definendolo un assassino, l'allora primo ministro israeliano Sharon, accusandolo di una strage in un campo profughi palestinese a Shabra e Shatila. Infine, l'ultima, ecco, questo è il dibattito Berlusconi-Occhetto di cui vedete il completo di Occhetto. Berlusconi sta in doppio petto, no? Occhetto invece dà questa immagine di sé, semplicemente perché non consideravano la televisione, perché Occhetto viene comunque da una storia politica che è quella degli anni 60, anni 70. Quello che stava accadendo lo subiva, ma non lo governava. Questo invece, sapete chi è? Questo qui ha cambiato le nostre vite parecchio. È un ricercatore del CERN che ha creato il web. Il World Wide Web l'ha creato questo signore qui, Tim Berners-Lee. E il CERN lo mise a disposizione di tutti coloro che volevano in qualche modo aprire un sito. E lì è un altro passaggio della rivoluzione. Cioè si passa dal computer, che è una macchina potente che ti permette di fare molte più cose con molto meno costo, alla connessione completa. La comunicazione si sposta. Io posso connettermi col mondo. All'inizio si facevano i siti statici, ma comunque già quello era qualcosa che mi permetteva di andare avanti col mondo. Però a quel punto, come disse una volta Umberto Eco disse che il guaio di Facebook era che mentre in un bar uno che diceva che la terra è piatta veniva preso in giro, su Facebook aveva la stessa dignità di un premio Nobel.
E infatti non so se avete visto il convegno dei terrapiattisti a Palermo in questi giorni, che sostengono che la Terra è piatta, il Sole è una lampadina, la forza di gravità non esiste, eccetera, eccetera, eccetera. Con l'avvento dei social, la connessione costante, tutti noi siamo continuamente connessi. Prima vi ho detto, il telegiornale era cosa vediamo cosa è successo oggi nel mondo, oggi lo sappiamo in tempo reale. Con questo fenomeno, unito alla fine delle ideologie, all'appartenenza forte, si determina lo sfacelo che è la politica italiana attualmente, no? Una politica fatta solo di tweet, di risposte immediate, che non ha una visione. Cioè, il problema è quanti migranti sono arrivati oggi, non cosa dobbiamo fare con l'Africa nei prossimi 10 anni, qual è la politica che facciamo. Questa è la visione. La prima parte è l'emergenza. Se voi vedete la politica italiana, parlo quella italiana, poi il discorso è più ampio, non è più propositiva, è reattiva. Una bambina viene uccisa a Napoli e allora si fa il tweet tenetela in galera. Una rom in un quartiere periferico di Roma, una casa, la gente protesta, prima gli italiani, no, la sindaca ha fatto bene, no, la sindaca ha fatto male, senza porsi un problema generale, cioè perché ci sono tanti poveri, perché tanta gente ha bisogno della casa, come fare ad affrontare questo problema. Ecco, questo è oggi quello che è il grande dilemma della politica italiana, una politica che è diventata da politica a politica spettacolo allo spettacolo della politica. Grazie.